Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi voglio parlare di una funzionalità utile per utenti, a mio avviso, di livello intermedio o anche più avanzato, che consente di creare curve tridimensionali, ovvero curve nello spazio. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e, se desiderate, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su le lezioni che vado via via a pubblicare. E detto ciò, iniziamo e parliamo dell'argomento in questione. Il comando che consente di costruire questo tipo di curve non è lo sketch, perché avrete intuito, ma credo di avervelo anche spiegato. Lo sketch consente di costruire unicamente curve appartenenti a un piano, quindi sono delle curve bidimensionali, mentre invece per costruire curve tridimensionali, quindi che possono anche muoversi nello spazio nelle tre direzioni, dobbiamo usare il comando che troviamo sotto riferimento all'interno della scheda modello, sotto curva, e scegliamo curva attraverso punti. È in realtà un comando facile da utilizzare perché è sufficiente selezionare dei punti che teoricamente dovremo già avere a disposizione, ma non solo punti, anche i vertici di un solido, vertici di una superficie, vertici anche di uno sketch. Quindi qualsiasi entità che sia assimilabile a un punto. Io posso andare a selezionare in sequenza questi punti, scegliendo prima il vertice, poi questo punto di riferimento, poi ancora quest'altro e quindi ancora questo vertice. Come vi dicevo prima, i punti devono essere già presenti all'interno del mio spazio per poter costruire una curva. Se non lo fossero, possiamo anche decidere di costruire al volo, mentre stiamo facendo la curva stessa, degli sketch, piuttosto che dei punti di riferimento, piuttosto che altre entità che potremmo utilizzare per costruire la curva stessa. Quindi abbiamo selezionato questi 4 punti, lui è andato a fare una curva spline che passa per tutti e 4 i punti. Però possiamo anche gestire altri aspetti. Come vedete, all'estremità di questa curva ci sono questi 2 pallini gialli che effettivamente consentono di gestire i vincoli all'estremità della stessa curva, ovvero possiamo dirgli se alla prima estremità di una curva vogliamo imporgli un vincolo, non so, di tangenza, piuttosto che di perpendicolarità, piuttosto che altre tipologie di vincoli, così come sull'altro vertice. E in effetti è sufficiente fare tasto destro sul pallino giallo, gli possiamo dire che vogliamo che questa curva sia normale, ovvero perpendicolare, ad un'entità che gli andiamo a selezionare, che può essere ad esempio in questo caso un piano. Noterete che ovviamente lui mette anche una freccia e fa in modo che questa curva cada perpendicolarmente su questa superficie selezionata. La freccia invece ci consente di invertire il lato dal quale la curva va a cadere sulla superficie stessa. Sull'altra estremità possiamo provare ad applicare un vincolo diverso, ad esempio possiamo provare a dirgli che vogliamo che questa curva sia tangente, ad esempio, a questo spigolo che possiamo selezionare. Anche qui abbiamo la freccia che ci consente di invertire il percorso della curva, che poi arriva a toccare il vertice e ad essere tangente a quello spigolo. Annulliamo un attimo la curva e la facciamo ma in maniera diversa. Quindi prendiamo di nuovo il comando, scegliamo i primi 2 vertici. A questo punto ci si attiva la possibilità di scegliere se vogliamo che la curva sia una spline, come nel caso precedente, oppure sia una linea retta. In realtà non è un segmento rettilineo unico, ma in realtà è una sequenza di linee rette o di segmenti rettilinei che io chiamo spesso polilinea. Basta selezionarla e continuare con la selezione dei punti e noterete che lui in realtà andrà a fare una sequenza di segmenti che congiungono ogni coppia di punti che abbiamo scelto e quindi sarà una linea spezzata nello spazio. Anche qui annullo e vi mostro un'ulteriore opzione, ovvero seleziono sempre i primi 2 punti, gli dico linea retta, noterete che appare anche la possibilità di arrotondare la curva, questo tasto qui, lo seleziono, questo tasto ci consente di
far sì che ad ogni spigolo, ad ogni vertice, lui vada a creare un arrotondamento con un valore che gli andiamo a digitare in quella casella. In questo caso provo con 5, continuo a selezionare poi gli altri punti e noterete che la curva non passa esattamente per il punto ma viene arrotondata e quindi ci gira sostanzialmente attorno. E questo vale anche per gli altri vertici, gli altri angoli che si sono formati. Possiamo andare a cambiare questo valore quando vogliamo, possiamo anche cambiarlo singolarmente levando il flag da qui e quindi rendendo tutti i vari raggi indipendenti, di conseguenza potremmo cambiare in maniera indipendente dagli altri ogni singolo raggio. Annullo anche qui. Dimostro anche un'altra possibilità, ovvero se ritorno a fare una spline, quindi senza dirgli che voglio una linea retta, però in questo caso magari seleziono, vediamo, ma direi che bastano anche solo questi 4 punti. Noterete che ci sono questi spessoramenti sulla curva che in realtà si vedono soltanto in questa fase. Appena la confermo, in realtà la curva viene vista come una linea filiforme e curvilinea che passa per i punti. Ma se vado a modificare di nuovo la feature, mi appaiono di nuovo quegli spessoramenti che non sono altro che delle possibilità di selezione e di gestione di quel singolo segmento che viene evidenziato. Ad esempio in questo caso è rimasto evidenziato l'ultimo segmento di curva, ma posso anche andare a selezionare quello intermedio che quindi diventa completamente giallo. In questo caso ho la possibilità anche di fare una gestione parziale dei vari segmenti e gli posso dire ad esempio che voglio che quel segmento non sia una spline ma sia una linea retta. Lo posso fare anche sull'ultimo, linea retta, e a questo punto se ho due linee rette posso selezionare il vertice e gli posso dire aggiungi raccordo e gli posso dare un valore, facciamo un valore un po' più alto del precedente. E a questo punto gli abbiamo dato un raggio. Ovviamente possiamo sempre tornare indietro disattivando il raggio e ritornando a dirgli che quella voglio che sia una spline, così come anche questo elemento voglio che sia una spline. Quindi abbiamo anche la possibilità di creare delle curve tridimensionali miste, in parte spline, in parte elementi rettilinei. E confermiamo. Ultima possibilità, la vediamo immediatamente, sempre riprendendo lo stesso comando. Seleziono dei vertici che appartengono ad una superficie o anche dei punti che sono costruiti su quella superficie e ovviamente lui farà una curva cosiddetta di minima energia, cioè la curva che per lui è più facile da costruire passando per quei 3 punti. Però posso imporgli un vincolo in più, posso fare in modo che questa curva appartenga alla stessa superficie, flaggando appunto questa voce, ovvero posiziona curva su superficie, e gli posso poi andare a selezionare, perché me lo richiede appunto creo parametric, la superficie stessa. Di conseguenza lui avrà fatto una curva che passa per quei 3 punti, ma è anche vincolata ad appartenere a quella superficie. Sempre poi con la possibilità di gestire i suoi vincoli all'estremità. Come vedete ho questi pallini che mi danno comunque l'accesso a questa possibilità. Ok, direi che con questo argomento abbiamo concluso. Sicuramente potranno essere necessari successivi approfondimenti, per cui farò dei nuovi video più avanti. E quindi per il momento vi ringrazio dell'attenzione e do un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!